divisioni italiane, nonostante il tempo proibitivo, si battono strappando dopo 4 giorni di durissima lotta nuovi successi. Contro la straordinaria superiorità numerica dell'avversario, gli italiani hanno tenuto duro nel primo giorno. Poi, nei successivi 3 giorni, la battaglia si è sviluppata velocemente, portando tra l'altro alla conquista di 3 centri ferroviari. Quali furono gli errori più gravi commessi dall'Italia nella Seconda Guerra Mondiale? La campagna di Russia fu la madre di tutti gli errori commessi dall'Italia, errore che pagò a caro prezzo. Questo per gli ovvi motivi e per motivi che così ovvi non sono e che vedremo in seguito. Peraltro Hitler inizialmente, avendo compreso l'intenzione di Mussolini di anche qui mettere un piede nella porta per poter sedersi da vincitore al tavolo della pace, accettò con riluttanza la partecipazione del corpo di spedizione italiano in Russia. In un secondo momento, sia per l'andamento negativo della guerra, sia per l'ottimo comportamento delle nostre truppe guidate dal generale Messe, fu lui stesso a chiedere la partecipazione dell'Armée. Si passò così da 62.000 uomini a 230.000, di cui 84.300 non torneranno a casa. Il generale Messe, che aveva capito in anticipo il pericolo, sconsigliò Mussolini di accettare, il quale, per tutta risposta, lo sollevò dall'incarico. Roma, che ha immutato il culto delle virtù guerriere e civili, ha conferito la sua cittadinanza onoraria al maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, strenuo combattente della Grande Guerra, pacificatore della Cirenaica, vincitore di Neghelli, di Ogaden e di Harar, organizzatore e stratega della ricostruzione dell'impero. La campagna del Nord Africa era di grande importanza strategica per l'Italia e il suo esito negativo fu dovuto per buona parte ad una serie di gravi errori. Uno di questi fu dare l'incarico di comandante delle forze italiane in Africa a Rodolfo Graziani. Graziani aveva gravi limiti strategici, tattici e organizzativi. Estremamente fermo nel far giustiziare i ribelli in Etiopia e in Libia, si dimostrò invece cauto ed esitante nel prendere decisioni sul campo, aspettando sempre direttive dall'alto, rallentando così le operazioni. Dopo aver ricevuto l'ordine di Mussolini di invadere l'Egitto nel 1940, avanzò lentamente e con titubanza, fermandosi a Sidi el-Barrani invece di spingere verso il canale di Suez. Questa mancanza di audacia permise agli inglesi di raccogliere rinforzi e contrattaccare con successo. E anche questo fu uno dei tanti frutti avvelenati della campagna di Russia. Se infatti invece di essere mandato in Russia Messe fosse stato impiegato in Nord Africa sin dall'inizio, avremmo assistito ad una competente conduzione della campagna militare, come infatti aveva già fatto in Russia e come avrebbe poi fatto nel 1943 in Tunisia, dove, pur non potendo evitare la sconfitta, con le esigue forze a sua disposizione, diede del filo da torcere agli alleati che avanzavano sia da est che da ovest. Daisei-koriに次に日本帝国轟天皇の上に光栄を輝く。米国戦闘艦アリゾナ、オクラホマ、ペンシルベニア、メリーランド、ウェストバージニア、カリフォルニアなどはついに海底の木図と起用。万歳万歳。L'11 dicembre 1941, pochi giorni dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor del 7 dicembre, Hitler dichiara guerra agli Stati Uniti e Mussolini, per dimostrargli fedeltà, commette l'errore di fare lo stesso. Se non l'avesse fatto,
le conseguenze avrebbero potuto essere significative per le sorti del conflitto. Una di queste sarebbe stata che gli Stati Uniti non avrebbero avuto un motivo immediato per attaccare l'Italia. Ricordiamoci poi che, avendo ipotizzato messe al posto di Graziani già dal 1940, in più sostenuto dalle risorse non sprecate in Russia, Grecia, eccetera, e con Malta sotto controllo, avremmo assistito ad una competente conduzione della campagna militare, come infatti aveva già fatto in Russia e come avrebbe fatto poi nel 1943 in Tunisia. La combinazione di questi elementi avrebbe dato all'Italia maggiori chance in Nord Africa. Certo, è difficile immaginare che, dato il legame con la Germania, gli Stati Uniti avrebbero ignorato l'Italia a lungo, ma avremmo assistito di sicuro ad uno scenario bellico ben diverso che avrebbe ritardato e ridotto la scala dei bombardamenti americani sulle città italiane. In conclusione, cosa avrebbe comportato evitare questi errori? Probabilmente qualche decina di migliaia di morti in meno. Ci avrebbe fruttato la vittoria? Sicuramente no. O, peggio ancora, avrebbe semplicemente prolungato la guerra? È possibile, ma magari invece ci sarebbe stata l'opportunità per una onorevole pace separata con gli alleati, negoziata da una posizione migliore. Non come il cosiddetto armistizio dell'8 settembre, che in realtà fu una resa senza condizioni ed ebbe conseguenze disastrose dal punto di vista militare, logistico, umanitario e diplomatico. Conseguenze che si protrassero ben oltre la fine della guerra. Una ben pianificata pace separata con gli alleati avrebbe, ad esempio, dovuto permettere il rientro anticipato dei ben 400.000 uomini che si trovavano nei Balcani e che invece sono in buona parte finiti nei campi di concentramento tedeschi. Tutti gli ex militi della RSI che ho intervistato su questo canale hanno ammesso di accettare la scelta della resa, ma non il modo vile con cui il re ha girato le armi contro l'ex alleato. Scelta non tesa a salvare il salvabile, perché con l'armistizio l'Italia perse tutto, dall'Istria al Dodecanneso all'Africa, senza contare la guerra civile che generò e le rappresaglie tedesche mitigate solo in parte dall'esistenza della RSI. No, l'8 settembre e la co-belligeranza avevano l'unico scopo di salvare il re. Lo stesso re che aveva firmato di suo pugno le leggi razziali e la dichiarazione di guerra.